Benvenuti sul mio canale dove parlo di moda uomo e moda vintage. Scusatemi per la mia assenza, ma come al solito questa serie è ancora in esperimento e volevo farvi sapere di un progetto che forse su cui sto lavorando e forse lo farò vedere. In pratica volevo farvi vedere alcuni mercatini dell'usato, negozi vintage qui nella zona dove abito e forse anche in altre città d'Italia se vi sarà possibilità di viaggiare con questa cosa che non posso dire, però vi farò sapere. Nello scorso episodio abbiamo parlato della moda anni 60 e se volete vedere quell'episodio lascerò qui in descrizione oppure qui o qua, non so dove esce, mentre oggi andiamo a parlare di una delle mie decadi preferite che sono gli anni 80. Gli anni 80 furono gli anni del materialismo e consumismo. Avvenne l'esplosione della pop culture tramite grandi blockbuster e la nascita di MTV, che lancerà molti artisti nella fama tramite i loro video musicali. Il benessere e la positività sono al centro in questo periodo e si va verso la globalizzazione. Internet prende piede, infatti il 30 aprile del 1986 l'Italia si connette alla rete. L'Italia vince il campionato mondiale di calcio nel 1982 e nel mondo della musica nuovi generi emergono, come il punk e la new wave. Per quanto riguarda la moda, il Made in Italy trionfa, anche a livello mondiale, grazie a stilisti come Giorgio Armani, Ferré, Missoni, Versace, Dolce & Gabbana, Prada e Crizia. Nella moda maschile erano principalmente due gli stili che prendono piede in Italia, gli yuppies e i paninari. Lo yuppie prende ispirazione dallo stile degli uomini nel mondo del business degli anni 80, esempio Wall Street. Il power dressing è un elemento fondamentale. Dello stile dello yuppie si predilige vestirsi in modo formale, con un completo, giacca più pantaloni, gessato, con spalle ampie, camicia, bretelle, cravatta anche a fantasia e orologio agganciato sul polsino della camicia. L'alternativa era indossare un cardigan con pantaloni chiari e una camicia o una t-shirt. Non dimentichiamoci dei calzini bianchi. Mocassini e Timberland sono le scarpe del momento. Poi ci sono i paninari. Il loro stile è nato a Milano per poi espandersi in tutta Italia. Il termine paninaro viene da un bar di Milano chiamato Al Panino, dove un gruppo di paninari si riunivano uniti all'abbigliamento casual di noti marchi. Cominciò dalle paninoteche e nei fast food di Milano per poi espandersi in tutta Italia. I paninari sono riconosciuti dai loro capi firmati, casual di marche famose, camicie a scacchi, jeans Levi's, scarpe Timberland e cinturoni. Il fenomeno si diffuse in tutta Italia grazie alle pubblicità trasmesse in TV. Esempio, il drive-in fece conoscere questo fenomeno in Italia. C'erano anche riviste al riguardo, come il Paninaro. Tutto questo è successo quando ci furono segnali di ripresa economica in questo periodo. I Pet Shop Boys incisero il singolo Paninaro nel 1986, girando il videoclip a Milano, nella zona che frequentavano i paninari. Enzo Braschi ne fece una parodia su questo fenomeno, imitando lo slang e lo stile dei paninari in un programma TV. Nello stile dei paninari le marche famose erano d'obbligo. Erano in uso giubbotti con piumino d'oca di colori sgargianti, come CS Piumini, Moncler, eccetera, stivali, Sperry Topsiders, jeans Levi's Rifle, bomber, giubbotti di jeans e giubbotti da vela, felpe, maglioni e calzini. Marchi come Nigel Leari, Stone Island, Fiorucci e altri erano in voga tra i paninari. I jeans si portavano a vita alta, con calzini in vista e camicia dentro i pantaloni. I paninari come abbigliamento potevano variare da città a città. Lo yuppie invece molto spesso lavorava in borsa ed era ossessionato ad arricchirsi velocemente e vestirsi firmato, come per esempio Armani e Versace. L'abbigliamento da business ha visto il ritorno del gessato, che sono molto più larghi rispetto a quelli degli anni 30 e 40, ma simili agli anni 70. Vengono usate cravatte più larghe e gli abiti doppio petto tornano di moda, grazie ad Armani, Ralph Lauren e Anne Klein.
Nella prima metà degli anni 80 ci sono i metallari, che indossano giacche di pelle o di jeans, scarpe da ginnastica, t-shirt con loghi di band e capelli lunghi per finire il look. Adesso che sappiamo com'era la moda anni 80 in Italia, vi farò vedere due outfit che ho fatto sullo Yuppie e sul Paninaro, e ho scoperto che la maggior parte del mio armadio è da Paninaro perché ho molte giacche da vela e giubbotti con pelliccia che sono degli anni 80, e infatti vi farò vedere in un altro video, oppure li avete già visti nei video precedenti che ho fatto già in inglese. Infatti ho fatto già questo video degli anni 80 in inglese, quindi se volete vederlo lo lascerò qui o qua sotto in descrizione, ma gli ho fatto vedere più altri stili che hanno legati agli Stati Uniti e al mondo anglosassone, mentre qui andremo a parlare della moda maschile anni 80 in Italia. E sì, da Paninaro tipo gli occhiali, ho le giacche multicolor da vela, oppure i giubbotti con la pelliccia, e molte volte metto i jeans con gli svoltini, con i calzini in vista e le Vans, e quindi sono un po' quindi penso di essere anche un po' Paninaro. Quindi se dovevo scegliere tra essere uno Yuppie o un Paninaro, sarei stato... Sì, un Paninaro sicuramente. Ma aspetta, c'erano anche i punk e i metallari. Forse punk e Paninaro? Dipende, avrei avuto queste due fasi. E farò vedere questi due outfit ora.
Allora ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mettete like, commentate, iscrivetevi al canale così saprete quando metterò un nuovo video. E niente, spero che ci vedremo molto più presto rispetto a quello che ho fatto oggi. E niente, ci vediamo raga.